Ho preparato questo corso su Arduino per principianti, dove alla fine del corso riuscirete ad collegare pulsanti, LED e persino creeremo un gioco. Quindi se pensate che Arduino sia difficile, tranquillo, lo facciamo passo passo come se avessi 10 anni. Arduino è un cervellino ha tante porticine numerate che si chiamano pin. Alcune porte servono per accendere e spegnere tipo un LED, alcune servono per sentire tipo un pulsante o un sensore. Noi scriviamo un piccolo codice, quindi un piccolo programma, e Arduino lo ripete all'infinito. Il computer serve solo per scrivere e caricare il programma. Poi Arduino lavora da solo. Per utilizzare Arduino, naturalmente abbiamo bisogno di Arduino. Ci sono dei kit con appunto Arduino e vari componenti, tutto in un'unica confezione. Io vi mostro su Amazon, ho trovato diversi kit. Allora, troviamo il kit originale che costa sui 100 euro, un Arduino della casa madre. Poi ci sono dei cloni, ma funzionano lo stesso, che si trova intorno ai 40-50 euro, con diversi sensori, pulsanti e LED resistenze già incluso nella confezione. Naturalmente per programmare Arduino abbiamo bisogno di un programma. Questo programma si scarica dal sito della casa madre e si chiama Arduino IDE. Adesso lo andremo a scaricare. Questo serve per scrivere il codice e mandare il programma su Arduino. Andiamo su Google, scriviamo Arduino IDE e la prima voce clicchiamo, andiamo giù e troviamo, zoom così si vede meglio, Arduino IDE 2.3.8. Scegliamo per quale sistema operativo vogliamo installare. Io scelgo Windows e scarico. Il file scaricato è 151 MB. Andiamo a cliccare e andiamo ad installare. Se facciamo accetto, scegliamo solo per me o per chiunque usa questo computer, io solo per me, faccio avanti, scegliamo la directory, facciamo installa. Io già ho installato, quindi non premo installa, voi premete installa. Andiamo a collegare Arduino al computer con il suo cavo USB, inseriamo e avete sentito il rumore, quindi il computer ha riconosciuto l'hardware. Apriamo l'IDE di Arduino e questa è la schermata che troviamo. Se premiamo il tasto CTRL+, aumentiamo la visuale del codice, facciamo CTRL-, diminuisce, mettiamolo così si vede meglio. Sopra io qua ho scritto Arduino Nano R4, trovo, clicco e vedo Arduino 1 COM21, quindi l'Arduino che ho collegato prima, l'Arduino 1, sta sulla COM21, clicchiamo, adesso abbiamo l'Arduino collegato al programma. Ora facciamo una cosa fondamentale, un po' di elettronica. Non vi chiedo di diventare ingegneri, ma di ricordare 3 parole che spesso troveremo in Arduino, e questi sono volt, corrente e resistenza. Se capisci questo, Arduino diventa un gioco da ragazzi. Guardiamo l'immagine. C'è una batteria e c'è una lampadina LED o una lampadina o un LED.
Le frecce fanno vedere una cosa importantissima: deve essere un giro chiuso. Vuol dire che l'elettricità deve fare un percorso completo. Parte dalla batteria, attraversa la lampadina e poi torna indietro. Se il giro è aperto anche solo in un punto, è come una strada interrotta, non passa niente e il LED o la lampadina non si accende. Questa cosa su Arduino la vedrai sempre con il pin GND, cioè la strada del ritorno. Quindi senza giro chiuso niente funziona. Adesso guarda quei volt uguale spinta. Immagina un rubinetto con una pompa. I volt sono quanto forte la pompa spinge l'acqua nel tubo. Se la spinta è alta, l'acqua vuole scorrere forte. Se la spinta è bassa, scorre più piano. Facciamo un esempio super concreto su Arduino. Spesso lavori a 5 volt. Quella è la spinta disponibile per alimentare e far funzionare i componenti. Quindi volt è uguale a quando spingi. Poi troviamo la scritta in blu: corrente A quanta acqua passa. La corrente è semplicemente quanta roba passa nel tubo. Se passa tantissima acqua, la corrente è alta. Se passa pochissima acqua, la corrente è bassa. Ora attenzione, la corrente non è una cosa che decidi e basta. La corrente dipende da due cose insieme: dalla spinta, quindi i volt, e da quanto il tubo è stretto o largo. Questo si chiama resistenza. Vediamo: resistenza ohm è uguale a strozzatura. Immagina di stringere il tubo in un punto. Se lo stringi tanto, l'acqua fa fatica a passare. Quella strozzatura è la resistenza, e questa è una cosa che userai sempre con Arduino, perché la resistenza serve spesso a proteggere. Facciamo un esempio: il LED. Se gli dai troppa corrente, il LED, si può rovinare. La resistenza è come una cintura di sicurezza, limita la corrente. Quindi resistenza è uguale a quando stringe. Adesso guarda i 3 esempi sullo schermo. Caso 1, troviamo a sinistra, troviamo V alto più R bassa è uguale a una corrente alta. Quindi troviamo una spinta alta e poca strozzatura. Risultato: passa tanta acqua, quindi è uguale a corrente alta. Quindi se dai tanta tensione e non metti resistenza, può passare troppa corrente e qualcosa si scalda o si rompe. Caso 2, quello centrale, troviamo V uguale più R alta, che quindi è uguale a una corrente bassa. Quindi la spinta è la stessa, ma stringi tanto il tubo. Come risultato troviamo che passa poca acqua, quindi troviamo una corrente bassa. Quindi stessa tensione con più resistenza. La corrente scende. Nel terzo caso a destra troviamo V, quindi una tensione bassa più una resistenza bassa, troviamo una corrente bassa. Quindi troviamo una poca spinta, anche se il tubo è abbastanza libero. Quindi come risultato troviamo che passa poca acqua, quindi passa poca, quindi troviamo una corrente bassa. Quindi se la tensione è bassa, spesso non hai abbastanza forza per far lavorare certi componenti. E questa è la cosa che voglio che ti rimanga in testa, anche se dimentichi tutto il resto. Troviamo V tensione è uguale alla spinta, A corrente quindi è uguale a quanta passa, e in ohm
è uguale a quanto stringe. Se ti ricordi queste 3 frasi, l'elettronica non fa più paura. Ok, adesso che abbiamo questa immagine in testa, andiamo a provare davvero. Prendiamo un LED e una resistenza e gli diamo un'alimentazione di 5 volt. Facciamo prima uno schema su un quaderno, quindi lo schema della resistenza del LED, e poi lo andremo a montare su una breadboard. Andremo a fare 2 esempi con 2 LED, ma con 2 resistenze di valori diversi. Ho messo sul quaderno 2 LED rossi e 2 resistenze, uno da 1 K e uno del valore di 220 ohm. Vi ricordo che il LED troviamo l'anodo e il catodo. L'anodo è il positivo, quindi il più lungo, il catodo è il più corto. Anche qui giriamo il LED, altrimenti si confonde. Disegniamo lo schema. Vi ricordo che Arduino ha un'alimentazione sui pin di 5 volt. Quindi segniamo una batteria da 5 volt, andiamo a disegnare lo schema, andremo a mettere una resistenza, il simbolo della resistenza è così, andremo a mettere prima da 1 K, poi da 220 ohm e qua mettiamo il simbolo del LED. Fatto così, con 2 freccette che indicano la luminosità uscente. Quindi qua troviamo l'anodo, qua troviamo il catodo e qua chiudiamo il circuito. Vedete, qua troviamo l'alimentazione positiva e qua negativa. Il circuito si chiude. Vi faccio vedere anche i valori delle resistenze. Prendiamo un tester, io ho questo della Unity, ma potete utilizzare qualsiasi tester anche da 10-20 euro. Mettiamo in modalità ohm, quindi troviamo ohm sul tester e andiamo a misurare i valori. Qua dovremmo trovare 220 ohm, difatti troviamo 218, qua un K, troviamo un K. Per realizzare i circuiti si usano delle breadboard dove possiamo inserire i pin dei componenti. Qua troviamo ai lati positivo e negativo, tutta questa barra è collegata insieme, anche qua troviamo questa barra collegata insieme, più e meno, queste due parti sono separate. Qua in verticale troviamo i pin collegato insieme, quindi qua in orizzontale e qua in verticale. Prendiamo la resistenza, la mettiamo fra il positivo e un punto sulla breadboard, prendiamo un LED, mettiamo l'anodo, quindi la parte più lunga sulla resistenza e il catodo sul negativo. Vado ad accendere l'alimentatore e gli fornisco 5 volt. Vado a collegare il positivo sul positivo. Mi raccomando, massima attenzione a non far collegare più e meno insieme, e il meno sul negativo. Troviamo il LED che si accende. Replichiamo il circuito con un'altra resistenza, questa volta dal valore di 1 K, mettiamo fra il positivo e mettiamo il LED su quest'altra resistenza, l'anodo e il catodo al negativo. Vi faccio notare, non so se si vede, faccio vedere più da vicino, che questo LED è un'luminosità minore perché troviamo una resistenza maggiore. Qua troviamo una resistenza minore, la luminosità è maggiore.
Facciamo funzionare qualcosa subito. Usiamo il LED che è già sulla scheda, quello con scritto L. Questo è il mini LED compreso sulla scheda Arduino Uno. Così siamo sicuri che Arduino e l'IDE funzionano. Torniamo sull'IDE di Arduino. Abbiamo Arduino Uno connesso alla port COM21 e facciamo in alto File, Esempi, Basics e troviamo il famoso Blink. Premiamo, si apre uno sketch che contiene il lampeggio del LED. Riduco così si vede meglio. Facciamo in alto a sinistra abbiamo verifica e carica. Facciamo verifica. L'IDE di Arduino controlla il programma, ma qua non ci dovrebbero essere problemi perché fa parte degli esempi. E facciamo carica. Adesso sta mandando il programma sul nostro Arduino. Troviamo L, quindi il LED sopra la scheda che lampeggia, vedete? Lampeggia a un secondo acceso, un secondo spento. Quindi la programmazione, quindi il programma e l'Arduino funzionano perfettamente. Diamo un'occhiata al codice. Fra trattino e asterisco sono commenti, non influisce sul programma. Qua troviamo il void, il setup, inizializza il digital pin mode, quindi il LED che troviamo su Arduino è impostato come uscita output e qua nel loop si ripete il ciclo. Digital write scrive sul LED interno valore alto, quindi il LED si accende. Aspetta un secondo, dopo un secondo riscrive sul LED interno il valore low, quindi basso, quindi lo accende, lo spegne e attende un secondo e poi ripete il ciclo, quindi il loop. Copiamo questa parte di codice, facciamo copia, facciamo new sketch, attendiamo che si apra, selezioniamo tutto e facciamo incolla. Questo è il codice, lo stesso codice di prima, ma qui possiamo modificarlo. È impostato a un secondo, quindi 1000, li portiamo a 200 millisecondi per avere un lampeggio più veloce. Scusate. Facciamo verifica, quindi verifica lo sketch e mandiamo su Arduino Uno se non ci sono errori. Operazione completata. Adesso andiamo a vedere se effettivamente il LED lampeggia più velocemente. Sì, infatti il LED sulla scheda Arduino lampeggia più veloce. Adesso facciamo la stessa cosa, ma andiamo ad aggiungere un LED esterno. Come abbiamo visto prima, abbiamo bisogno di una resistenza e del LED per limitare la corrente sul LED. Come possiamo fare? Andiamo ad utilizzare il pin 8. Questo troviamo 8, contiamo da qua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 e prendiamo un cavo, un jumper, lo portiamo sulla breadboard, andiamo così, mettiamo una resistenza, io metto questo da 220 ohm, prendiamo l'anodo, lo mettiamo
dove combacia la resistenza e l'altro lo andiamo a mettere il catodo, la parte negativa. Prendiamo un altro cavo e mettiamo quindi il negativo sul GND. Troviamo, aspettate che zoom, su Arduino dei pin con scritto GND. Qua troviamo uno e anche sotto ne troviamo altri due. Troviamo anche un'alimentazione a 5 volt e 3,3 volt. Andiamo a metterlo sul pin GND. Andiamo sul lead di Arduino, questo è il programma di prima per far lampeggiare il LED sulla scheda. Sopra al void aggiungiamo una riga di codice, aggiungiamo una variabile intera chiamata LED pin che impostiamo il pin 8. La dobbiamo impostare come uscita, quindi selezioniamo LED pin, facciamo copia e rinominiamo LED built-in in LED pin come uscita. Cambiamoli anche qua, facciamo incolla e incolla, riportiamo a 1000, quindi a un secondo. Quindi gli diciamo che il pin 8 deve essere in uscita, un secondo deve essere alta, scrive digital write alto e digital write dopo un secondo basso. Andiamo a verificare lo sketch, se ci sono errori, operazione completata, nessun errore, e mandiamo su Arduino e andiamo a vedere se il LED lampeggia. Troviamo il lampeggio del LED di un secondo sul pin 8. Il programma funziona perfettamente. Andiamo a aumentare, riportiamolo a 200 millisecondi per avere un lampeggio più veloce. Da 1000 portiamo a 200 e anche qui mettiamo 200. Facciamo compila per verificare se ci sono errori, nessun errore, e mandiamo su Arduino. Operazione completata, andiamo a vedere se il LED lampeggia più velocemente. Troviamo il LED che lampeggia più velocemente, quindi funziona perfettamente. Abbiamo visto come comandare un pin su Arduino, adesso andiamo a realizzare un semaforo. Andremo a collegare 3 LED su 3 pin, un diodo LED rosso, uno giallo e uno verde, come un vero semaforo. Andiamo a realizzare il circuito. Allora abbiamo bisogno di 3 LED, abbiamo detto, uno rosso, uno giallo e uno verde, eccoli qua, e 3 resistenze. Io metto 3 resistenze da 220 ohm. Come possiamo fare? Allora andremo a utilizzare i pin 8, 9 e 10 di Arduino. Mettiamo il pin 8, lo andiamo a mettere sulla breadboard, mettiamo qui, inseriamo la resistenza e mettiamo il LED verde, l'anodo, il pin più lungo, sulla resistenza e il catodo sulla parte negativa. Vi ricordo che qua è collegato in tutto in orizzontale insieme, quindi andremo a collegare una parte al GND sopra Arduino. Andiamo ad aggiungere anche il pin giallo, andiamo a collegare al pin 9, lo portiamo sulla breadboard, mettiamolo qui, aggiungiamo la resistenza, così,
e mettiamo il LED giallo, l'anodo, quello più lungo, sulla resistenza e l'altro sul catodo. Non fate caso, questo è un LED più piccolo, questo ho trovato e questo lo utilizzeremo. Poi andiamo a collegare anche il pin 10, quindi abbiamo messo 8, 9 e 10, portiamo sulla breadboard, mettiamo sempre la resistenza, mettiamo qui, ok, e qua mettiamo l'anodo sulla resistenza e il catodo sul ramo negativo. Abbiamo realizzato il semaforo hardware, andiamo a collegarlo, vedete che lampeggia il verde. È rimasto il programma di prima. A noi interessa fare una logica semaforica. Andiamo a vedere come realizzarlo. Torniamo allo sketch di prima, facciamo File, New Sketch. Troviamo uno sketch pulito. Attendiamo che si apra. Arduino 1 è sempre collegato alla port 21. Andiamo sopra al Void Setup e andiamo a dichiarare tre variabili, tre costanti intere. Uno lo chiamiamo pin rosso collegato al pin 8, pin giallo collegato al pin 9 e pin verde collegato al pin 10. Io ho collegato il rosso al 10 e il verde all'8, così non 10, 9, 8 non si mischia. Aspettate che zoom ci si vede meglio. Qua cancelliamo questa riga di codice che è un commento e andiamo a inserire a dichiarare i pin mode, quindi il pin rosso, giallo e verde, tutti e tre come output, quindi come uscita. Sempre nel setup andiamo a dichiarare queste variabili, quindi andiamo a scrivere su questi pin digital write, i pin 8, 9 e 10, un livello low, quindi un livello basso, così da tenere i pin a 0 quando parte la scheda, quindi quando accendiamo tutte e tre i LED rosso, giallo e verde sono spente. Passiamo nel loop, cancelliamo la riga di commento e andiamo a inserire la prima accensione del LED. Faremo accendere il pin verde per 3 secondi. Dopo 3 secondi il pin verde si spegne. Copiamo, facciamo copia, lasciamo uno spazio, facciamo incolla e a posto del verde adesso scriviamo giallo, aspettate, giallo, copia, lettera maiuscola, quindi è cave sensitive, incolla e incolla. Qua che fa? Il LED si accende, il LED verde si accende per 3 secondi, poi si spegne, poi si accende il LED giallo, ma qua al posto di 3 secondi lo facciamo accendere per 1 secondo e poi si spegne. Facciamo ancora copia e andiamo a far accendere il LED rosso, pin rosso, facciamo copia, facciamo incolla
incolla, no, scusate, ho selezionato il verde, facciamo copia, facciamo incolla e incolla. Quindi ricapitoliamo: il led verde per 3 secondi, si spegne, si accende il led giallo per 1 secondo, poi si spegne, poi si accende il led rosso per 3 secondi e poi si spegne. Riduciamo, ci si vede tutto il codice, facciamo verifica e andiamo a vedere se trovo qualche errore. No, nessun errore, e andiamo a caricarlo su Arduino. Operazione completata. Andiamo a vedere se troviamo il semaforo. Sì, troviamo l'accensione del led verde, giallo, rosso, verde 1, 2, 3, un secondo il giallo e 3 secondi il rosso. Il semaforo funziona. Ricolleghiamo, tutti e 3 i led devono, come abbiamo programmato, devono stare spenti. Infatti sono spenti e inizio a contare il verde, giallo, rosso, verde, giallo, rosso. Abbiamo visto come è facile realizzare un semaforo con Arduino. Abbiamo collegato 3 led a 3 pin di Arduino e gli abbiamo dato un tempo di accensione e spegnimento. Questo tempo, naturalmente, potete cambiarlo come desiderate. Ora vi faccio vedere una cosa potentissima. Arduino può mandare messaggi al computer. È come se Arduino avesse una bocca. Questo serve per capire se qualcosa funziona o non funziona. Andiamo a fare un esempio con il semaforo che abbiamo montato. Andiamo ad aggiungere delle righe di codice. Nel setup aggiungiamo serial.begin. serve, adesso 2 punti, scusate, begin, e mettiamo la porta 9006. Poi vi faccio vedere dove si imposta nel serial monitor. Questo ci permette di controllare la porta seriale di Arduino. Gli diamo un tempo, un delay di 500 millisecondi, facciamo punte e virgola e possiamo scrivere serial.println tra parentesi e mettiamo inizio semaforo, sempre punto e virgola. In poche parole aprirà una porta 9006 di comunicazione, aspetterà 500 millisecondi e stamperà sul serial monitor inizio semaforo. Andiamo giù, lasciamo tutto così com'è. Nel loop andiamo a scrivere serial.println e mettiamo verde. Quindi qua stamperà la riga verde. Selezioniamo, facciamo copia, mettiamo incolla, mettiamolo così e qua mettiamo giallo, incolliamo anche sul rosso e scriviamo rosso. Poco nel loop, quando accenderà il verde uscirà la scritta
verde, quando accenderà il giallo uscirà la scritta giallo, quando uscirà rosso uscirà la scritta rossa. Alla fine, per distinguere un ciclo da un altro, possiamo scrivere ancora, lasciamo uno spazio, mettiamo dei trattini e in più gli possiamo dare un delay fra un ciclo e un altro di 200 millisecondi. Andiamo a compilare, vediamo se non ci sono errori. C'è un errore, andiamo a vedere. Inizio semaforo serial. Non ho messo la T. Andiamo agli altri, sì, l'ho messo, ricompiliamo, vediamo se non ci sono errori. Ok, nessun errore, ma andiamo su Arduino. Ok, andiamo a vedere il risultato. Apriamo il serial monitor seriale in alto a destra e vediamo, abbiamo impostato 9006, alzo così si vede meglio, anzi zoom, così, e vediamo ogni ciclo che fa il semaforo viene scritto sul serial monitor: verde, giallo, rosso, verde, o qua cancelliamo il serial monitor, verde, giallo, rosso. Andiamo a vedere come collegare un pulsante ad Arduino. Questo è il simbolo del pulsante. Da una parte andiamo su 5 volt sul pin 5 volt di Arduino, dall'altra parte su un pin, per esempio sul pin 2. Se io collego un pulsante così, quando non premo il pulsante, il pin 2 resta in aria e un pin in aria può leggere numeri a caso, a volte 0 e a volte 1. Questo si chiama floating. Risultato: il LED che abbiamo collegato per accendere con il pulsante impazzisce e tu non capisci il perché. Quindi noi dobbiamo dare al pin un valore sicuro anche quando il pulsante non viene premuto. Per fare questo aggiungiamo una resistenza dal pin 2 che va al pin GND. Di solito si usa una resistenza da 10K. Questo viene chiamato pull down. Questa resistenza da 10K è come un elastico che tira il pin verso terra, quindi verso GND. Quando non viene premuto il pulsante, quindi è aperto, l'unica strada è questa verso il GND tramite la resistenza, quindi il valore va low, basso. Sul pin 2 troviamo il valore basso. Se io premo, collego D2 direttamente a 5 volt, non legge più, non va più a GND e troviamo un valore alto, high. La resistenza non serve per bloccare la corrente, serve per dare al pin un valore stabile. Andiamo a collegare il pulsante ad Arduino. Allora, una parte andiamo a collegarlo a 5 volt, l'altra parte del pulsante a pin 2. Prendiamo una resistenza da 10K marrone, nero, arancione e mettiamo dal pin 2
al GND. Prendiamo un cavetto quindi dal GND di Arduino e portiamolo sulla breadboard. Adesso tutto questo lato è GND, difatti ho collegato anche il catodo del LED. Visto che ci troviamo, colleghiamo anche il LED, l'anodo del LED, inserisco una resistenza, io metto uno da 220 ohm, marrone rosso, per rosso marrone, scusate, per limitare la corrente, e lo andiamo a collegare a un pin che volete voi. Io scelgo l'8. Apriamo uno sketch su Arduino e andiamo a dichiarare una variabile che la chiamiamo pin pulsante, dove abbiamo collegato il pulsante quindi sul pin 2. Nel setup scriviamo serial begin 9006, quindi apriamo la porta 9006 sul serial monitor, continuiamo e gli diciamo che il pulsante, mettiamo sulla stessa riga, che pin pulsante è un ingresso. Di solito per LED mettiamo output, qua mettiamo input. Andiamo nel loop e dichiariamo un'altra variabile stato, dove legge lo stato del pulsante. Scriviamo sul serial monitor pulsante uguale, non ho messo print ln, quindi a capo continuerà sulla stessa riga, e mettiamo serial print ln stato, quindi pulsante uguale stato. Se non viene premuto risulta basso, se premiamo risulta alto con la resistenza che abbiamo messo. Diamogli un delay di 200 millisecondi. Andiamo a controllare, a compilare se non ci sono errori, e mandiamo su Arduino. Apriamo il serial monitor e vediamo, aspettate che ingrandisco, pulsante 0. Azzeriamo pulsante 0. Se io adesso vado a premere, vedete che esce 1, mantengo premuto, esce 1 sul serial monitor, lascio, quindi legge perfettamente la nostra pressione sul pulsante. Aggiungiamo anche il LED, aggiungiamo la variabile LED, la chiamiamo pin LED, quindi dove l'abbiamo collegato sul pin 8, e gli dobbiamo dire nel setup che il pin LED è un'uscita output. Questa volta zoom così si vede meglio, cancelliamo e gli andiamo a dare un comando if, che sarebbe se. Vi spiego: if stato uguale alto, high, quindi premuto, digital right, il pin LED si accende, altrimenti digital white, pin LED low, spento. Quindi se premiamo si accende, se lasciamo si spegne. Riduco, provo a verificare, compilare, nessun errore, e mandiamo su Arduino. Andiamo a vedere se funziona. Quindi se io adesso premo il pulsante, troviamo il LED che si accende. Vedete? Funziona perfettamente. Esiste anche la versione pull up, è lo stesso concetto ma funziona nel modo inverso. Il pulsante da una parte viene collegato al pin D2, dall'altra parte al GND,
e la resistenza lo andremo a mettere sempre da 10k sul pin 5 volt. Disegno una riga. Oltre a questi due esiste anche un input pull up interno, cioè senza resistenza, scrivendo appunto del codice per usare una resistenza interna già su Arduino, ma per adesso lasciamo stare. Nella lezione scorsa abbiamo visto che Arduino riceveva dal pulsante premuto o non premuto due stati, basso o alto. In questa lezione andremo a utilizzare un potenziometro per regolare il nostro valore, tipo il volume della radio. Decidiamo noi di quanto alzarlo. Il potenziometro ha tre piedini, uno va collegato all'alimentazione positiva, uno al GND e il piedino centrale troviamo il valore variabile che andremo a collegare a un pin che adesso vi faccio vedere. Sulla scheda Arduino troviamo analog in, ingressi analogici, sono dei pin che vanno da A0 a A5, quindi sono 6 piedini. Noi andremo a collegarlo al pin A0. Questo è il collegamento su Arduino. Prendiamo 5 volt e lo portiamo a un pin sul potenziometro, il GND sull'altro pin del potenziometro, il pin centrale, che sarebbe questa freccia, lo andiamo a portare sul pin A0 di Arduino. Andiamo a realizzarlo sulla breadboard. Portiamo 5 volt sul collegamento positivo della breadboard e GND sul negativo della breadboard. Quindi qua troviamo 5 volt. Inseriamo il potenziometro così e mettiamo un lato, abbiamo detto, va al positivo, l'altro lato al negativo e il pin centrale andiamo a collegare al pin A0. Prima di passare al codice, Arduino, leggendo un pulsante, usa digital read, quindi legge i valori possono essere solo 0 e 1. Quando legge un potenziometro si usa analog read e i valori possono essere, anzi sono compresi fra 0 e 1023. Quindi girando il potenziometro il valore cambia da 0 a 1023. Apriamo un nuovo sketch e sopra il void andiamo a dire quale pin utilizzeremo. Utilizzeremo A0, aspettate che zoom così si vede meglio, e lo chiamiamo, scusate, pin pot, quindi pin potenziometro. Nel setup avviamo la comunicazione con la porta seriale, quindi scriviamo serial begin 9006. Sotto facciamo stampare sul serial monitor lettura potenziometro su A0 e 3 puntini, facciamo LN, quindi su una nuova linea. Nel loop andiamo a leggere il valore e con analog read scusate, pin pot e lo mandiamo su questa variabile valore. Stampiamo valore uguale, quindi serial print valore uguale, e sotto mettiamo serial print ln, facciamo stampare il valore, quindi
che troviamo su Analog Read. Ogni volta che gireremo il potenziometro avremo il valore. Gli diamo anche un delay di 200 millisecondi, facciamo compila e se non ci sono errori mandiamo su Arduino. Andiamo a vedere se funziona. Apriamo il monitor seriale, troviamo valore 0. Aspettate che ingrandisco così si vede meglio. Valore 0. Provo a girare, vedete che il valore aumenta, dovrebbe arrivare fino a 1023. Infatti arriva a 1023. Diminuisco, scusate, un po' di tosse, lo riporto a 0, quindi funziona perfettamente. Non è più 0 e 1, ma stiamo leggendo i valori fra 0 e 1023. In alto c'è anche il plotter seriale, è una specie di grafico. Infatti vedete qua 1023, se abbasso, vedete, portato a 0, io alzo, nel tempo vediamo il valore che aumenta. Aggiungiamo un diodo LED, mettiamo il catodo sul negativo, l'anodo sulla breadboard, inseriamo una resistenza fra l'anodo e l'altro lato della resistenza lo andiamo a portare a un pin digitale di Arduino. Io scelgo l'8. Adesso a una determinata soglia la facciamo accendere. Visto che il potenziometro va da 0 a 1023, mettiamo che a 500 il LED si deve accendere. Aggiungiamo la variabile del pin 8 intera e la chiamiamo pin LED. Dichiariamo anche una variabile di soglia, quindi sopra a 512 la facciamo accendere. Nel setup lasciamo così e aggiungiamo pin mode, pin LED come uscita, quindi pin dove abbiamo collegato il LED come uscita output. Nel loop mettiamo un if. Adesso vi spiego. Questo è il codice che andremo a inserire, è un if. Vi spiego. If vuol dire se, quindi se il valore che legge il pin potenziometro è maggiore o uguale a soglia, la soglia che abbiamo inserito è di 512, digital wide pin LED diventa alto e quindi si accende. E leggiamo anche sul serial monitor print ln on, else vuol dire altrimenti digital wide pin LED è spento low, quindi serial print off, e un delay di 200 millisecondi. Compiliamo per prima cosa, vediamo se ci sono errori e poi mandiamo su Arduino. Troviamo un valore di 380, proviamo ad aumentare, si accende, vediamo a quanto sta a 530. Visto che va troppo veloce, gli diamo un delay di un secondo, così possiamo vederlo meglio. Compiliamo, lo mandiamo. Ok, riapriamo il serial monitor.
vediamo 5,30, abbassiamo, 3,99, sopra 500 alla soglia si accende. Adesso sta accendendo a 525, quindi funziona perfettamente. Possiamo cambiare la soglia, qua 512, mettiamo a 20, mandiamo, possiamo mettere la soglia che vogliamo, apriamo il serial monitor, se azzeriamo si spegne, scende sotto 20, appena sale sopra 20 si accende. Finora abbiamo letto una manopola, adesso andiamo a leggere un sensore vero, un LDR. La LDR è una resistenza speciale, cambia valore quando cambia la luce. Quindi Arduino può capire se è buio o è giorno. Arduino non vede la luce, ma legge un numero sul pin A0. Se c'è tanta luce, il numero sarà diverso da quando c'è il buio. Noi andremo a usare una soglia. Quanto è al di sotto, buio, accendiamo un LED, quando è al di sotto, al di sopra, spegniamo. Prendiamo il nostro LDR e una resistenza da 10K e creiamo un partitore. Questo è il nostro Arduino. Prendiamo 5 volt, disegniamo il partitore con il nostro LDR, qui mettiamo un'altra resistenza da 10K, scusate, e qua GND. Naturalmente 5 volt lo prendiamo sulla scheda e GND sulla scheda. Il punto centrale fra questi due componenti lo andiamo a portare al pin A0 su Arduino A0. Ok, andiamo sulla breadboard, andiamo a realizzarlo. Portiamo il negativo, quindi GND, sulla breadboard e i 5 volt. Adesso qua troviamo 5 volt. Come da schema prendiamo il nostro sensore LDR, lo mettiamo fra il più e un puntino nell'altra resistenza da 10K, fra un punto sulla breadboard e il negativo. Prendiamo un altro cavetto, il punto centrale fra i due lo andiamo a collegare sul pin A0 di Arduino. Andiamo a inserire anche il diodo LED, mettiamo il catodo al negativo, all'anodo mettiamo una resistenza, io metto uno da 220 ohm e la portiamo l'altro lato della resistenza, usiamo sempre il pin 8. Apriamo l'IDE di Arduino e dichiariamo le variabili. Mettiamo una intera LDR che andrà collegato al pin A0, una chiamata LED che sarebbe il nostro LED collegato al pin 8 e mettiamo una soglia, per adesso mettiamo 4,50. Nel setup andiamo a dire che il nostro LED è un output, quindi è un'uscita. Andiamo nel loop, dichiariamo un'altra variabile V dove andrà a leggere il valore analog read di LDR e sotto scriviamo la fase finale, mettiamo un if. Se V è minore di soglia facciamo accendere il LED con digital write, altrimenti else digital write LED low. Compiliamo, se non ci sono errori mandiamo su Arduino.
Andiamo a vedere se funziona. È giorno, quindi c'è la luce, il LED è spento. Se io copro, vedete, si accende subito il LED perché cambia il valore di soglia. Adesso facciamo una cosa divertente. Arduino non accende solo luci, quindi LED, ma fa anche dei suoni. Questo componente si chiama buzzer, è come un mini autoparlante che fa beep. Questo è il nostro buzzer. Troviamo due piedini, uno positivo, troviamo il simbolo, e uno negativo. Lo andiamo a mettere sulla breadboard e portiamo il negativo, quindi al GND su Arduino, e il pin, l'altro pin positivo, lo andiamo a collegare al pin 8. Apriamo un nuovo sketch e andiamo a dichiarare una variabile di tipo int, la chiamiamo buzzer, e naturalmente sul pin 8 che abbiamo usato nel setup. Gli andiamo a dire che il buzzer è un'uscita, quindi output. Nel loop andiamo a scrivere il nostro programma digital write, quindi il buzzer diventa alto, gli diamo un tempo di 300 millisecondi, dopo 300 millisecondi il buzzer diventa basso, quindi si silenzia per 700 millisecondi e il ciclo si ripete, quindi dovremmo trovare un suono beep beep. Ok, compiliamo se non ci sono errori e mandiamo su Arduino. Troviamo il nostro suono. Non so se riuscite a sentire, avvicino il microfono. Funziona perfettamente. Ora facciamo un gioco finale, un gioco di riflessi. Arduino accende un LED dopo un tempo casuale. Tu devi premere il pulsante più veloce possibile. Arduino misura il tempo e lo mostra sul serial monitor. Se premi il pulsante prima che il LED si accende, Arduino ti dice che hai imparato e ti fa ricominciare. Ho disegnato lo schema, ho messo il pulsante, una parte va a 5 volt, ho portato 5 volt dalla scheda di Arduino sulla breadboard e il GND da Arduino sulla breadboard. Poi ho portato il pulsante, una parte 5 volt, l'altra parte sul pin 2. Sul pin 2 ho collegato anche una resistenza di pull down da 10k che va al negativo. Sul pin 8 ho collegato una resistenza da 220 ohm che va all'anodo del diodo LED e il catodo del diodo LED al negativo. Adesso riproduco sul tavolo, quindi dal vero, il circuito, e poi andiamo a vedere il programma. Ho fatto il circuito esattamente come lo schema, 5 volt e il negativo sulla breadboard, ho collegato il diodo LED, il catodo al negativo, l'anodo alla resistenza, la resistenza al pin 8, ho collegato 5 volt a un pin del pulsante, l'altro pin al pin D2 di Arduino e ho messo una resistenza di pull down da 10k dal pin D2, quindi dal pulsante al negativo. Ok, andiamo al reparto sull'IDE di Arduino e andiamo a fare un piccolo programmino. Apriamo l'IDE di Arduino e incominciamo a dichiarare le due variabili. LED sul pin 8 abbiamo collegato e il pulsante lo chiamiamo PTN sul pin D2. Nel setup impostiamo il LED come uscita output e il pulsante BTN come ingresso input. Nel loop andiamo a scrivere il nostro programma.
attende 2 secondi, gli diamo un delay di 2 secondi e accende il LED. Vi faccio il programma più semplice possibile e accende il LED. Sotto scriviamo while digital read btn è uguale a low. Questo comando aspetta che il pulsante btn venga premuto. Continuiamo e scriviamo digital write led low. Una volta che il pulsante viene premuto, il LED si spegne. Questa variabile, questo programma, fa accendere il LED ogni 2 secondi. Possiamo modificare il tempo oppure mettere un comando random, ma per questa lezione lasciamo così e compiliamo, vediamo se non ci sono errori e mandiamo su Arduino. Vediamo se funziona. 2 secondi, si è acceso il LED e premiamo il pulsante. Premiamo il pulsante. È un piccolo giochino che si può modificare per renderlo più accattivante, ma per questa prima lezione è più che sufficiente. Prima di chiudere il video volevo dirvi una cosa personale. Niente, volevo dedicare questo corso, questo video, a 2 miei amici scomparsi, Antonio e Peppino, scomparsi purtroppo molto giovani, grandi fan della tecnologia, fra videomontaggi, amatori dell'elettronica e del tech, purtroppo sono venuti a mancare. Spero che questo progetto porti un po' di bene e di voglia di imparare, proprio come piaceva a loro. Ciao Antonio e ciao Peppino.